Ciao, come va? Tutto bene? Oggi, come di consueto ogni martedì, parlerò di qualche consiglio da un assistente di volo e oggi ho pensato di darvi qualche informazione per quello che riguarda la donna in gravidanza e se può prendere l'aereo. Ci sono delle informazioni da tenere bene in conto ed essere preparati, quindi resta con me. Di solito nel primo trimestre di gravidanza tu puoi volare senza nessun problema, se non che hai soltanto un leggero mal di testa. Nel secondo trimestre di gravidanza le cose si fanno molto più facili, non hai più mal di testa, non hai alcun sintomo. Però per quello che riguarda il terzo trimestre di gravidanza, quelle cose si fanno un po' più complicate, nel senso che intervengono molti più sintomi, il mal di testa ritorna e devi anche chiedere il parere del medico se puoi volare o meno. Per quello che riguarda la maggior parte delle compagnie aeree, si richiede un documento che si chiama in inglese Fit to Fly, quindi una certificazione che attesta che tu sei idonea a prendere questo mezzo di locomozione. Le compagnie aeree hanno stabilito che se sei arrivato alla 28esima settimana di gravidanza tu puoi volare, però devi avere il certificato di cui ti ho parlato. Invece per una gravidanza gemellare o tripla che non ha nessun rischio e non ha nessuna complicanza, puoi volare fino alla 32esima settimana di gravidanza. Invece per tutti e due, diciamo per le persone che hanno una gravidanza non complicata, alla 36esima settimana non puoi assolutamente prendere l'aereo. Ci sono dei miti da sfatare un po', come la pressione dell'aereo può fare male al feto, quindi non è assolutamente vero, come non è vero le radiazioni emesse nelle parti del controllo di accesso nell'aeroporto che fanno male al feto o alla persona, assolutamente non è vero, quindi potete partire tranquillamente. Quali sono invece i sintomi che una donna in gravidanza può incontrare in aereo? Per esempio, le gambe che soffrono di gonfiore, che una ritenzione d'acqua diventa più importante quando tu sei in aria. Per esempio, il mal di testa che diventa, le orecchie tappate che diventano molto più accentuate nel momento in cui una donna in gravidanza prende l'aereo. E non parliamo della nausea, è molto più importante in una donna in gravidanza quando si trova in aereo e deve prendere questo mezzo di locomozione. Le donne incinte possono mettersi la cintura di sicurezza? Ebbene sì, è consigliato e soprattutto quando tu arrivi in aereo ci sarà sempre un hostess di volo che ti darà delle istruzioni necessarie su come mettere la cintura, un po' come tutti gli altri passeggeri, non c'è niente di scientifico. Poi se hai bisogno di una extension, quindi una cintura di sicurezza in più, questa ti sarà data. Poi ti saranno date delle istruzioni per quello che riguarda nel momento dell'eventuale evacuazione dell'aereo, cosa dovresti fare. Un'altra domanda che ti sarai messa sicuramente è se entri in travaglio, quali sono le procedure in aereo. Ebbene, esiste una piccolissima chance che tu entri in travaglio durante il volo. È per questo che le compagnie aeree mettono un limite delle settimane di gravidanza in cui tu puoi viaggiare, quindi sono quelle famose 36 settimane. Quando si entra in travaglio noi siamo istruiti a far sì che la donna in gravidanza rimanga comunque in uno stato di sicurezza. Dunque siamo istruiti ad avere a che fare, ad accordare il primo aiuto, il primo soccorso alla donna in gravidanza. Però vi diciamo una cosa, non siamo dei dottori e poi se non esiste un dottore qualificato
in aereo, questo potrà diventare un pochettino più difficile e poi il capitano potrà decidere di far deviare la rotta, dunque atterrare nell'aeroporto più vicino. Consiglio sempre alle donne in gravidanza di scegliere una poltrona vicino al corridoio e poi vicino anche al bagno, perché loro dovranno avere un accesso molto più facile. Dall'altra parte consiglio anche di bere molta acqua perché l'aria dell'aereo è molto secca, è 30% più secca del normale. E poi sit back, relax and enjoy the flight. E lasciati coccolare da noi. Se queste informazioni sono utili per te, per favore metti un mi piace e iscriverti al canale, così non ti perderai nessuna informazione su tutti i consigli da un assistente di volo per viaggiare, per te come passeggero o per te che vuoi diventare una hostess di volo. Ci sentiamo alla prossima! Il prossimo martedì alle 3 uscirà un nuovo video. Ciao ragazzi!